Oggi visitiamo Bergamo. Voi la conoscete? È stata capitale della cultura italiana del 2023 insieme a Brescia. Dovete sapere che Bergamo si compone di due parti, Bergamo Alta e Bergamo Bassa. Oggi ci concentreremo sulla parte storica, quella alta. Parcheggiamo la macchina presso Bergamo Bassa e saliamo usando la comoda funicolare. Il costo è di 1,50 € e nel fine settimana potete aspettarvi di affrontare una coda, anche se scorrevole. Ecco le attrazioni principali. 10. Piazza Mercato delle Scarpe. Oggi punto di arrivo della funivia inaugurata nel 1887 e un tempo sede della Corporazione dei Calzolai. Da questa piazza dirigiamoci verso la vivace via Gombito, dal latino compitum, cioè crocicchio, che si trova sul tracciato della vecchia via Decumana Maxima di epoca romana, su cui si sviluppò la città medievale. 9. La Cappella di San Carlo. Percorrendo via Gombito, giriamo per via San Pancrazio per visitare l'omonima chiesa che include la cappella dedicata a San Carlo, risalente alla prima metà del Seicento. 8. I dolci. Come ci ricordano alcuni poster, Bergamo è la capitale della stracciatella. È stata infatti inventata proprio qui, nel 1961, grazie agli esperimenti gastronomici di Enrico Panattoni. Inoltre è possibile fare una pausa spuntino con la polenta e osei, che qui non è un piatto salato come in altre regioni d'Italia, bensì un dolce tipico bergamasco. 7. La Rocca. Possiamo salire per via alla Rocca per andare appunto sulla Rocca di Bergamo e ammirare il panorama urbano e le vicine prealpi. La Rocca è una fortificazione trecentesca situata in una posizione strategica che permette di avvistare eventuali nemici a distanza. Potete fare 2 passi per i viali del parco in questa splendida location e visitare la Rocca, ma noi non abbiamo fatto in tempo. 6. La chiesa di Sant'Agata. Di impianto quattrocentesco ma ristrutturata nel Seicento. L'interno ha una navata unica, con 5 cappelle per lato. 5. Le mura veneziane sono un'imponente opera difensiva risalente al XVI secolo. Sono ben conservate perché non hanno mai subito un assedio. Nel 2017 sono state inserite nella lista dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La costruzione delle mura fu iniziata dalla Repubblica di Venezia nel 1561 e terminata nel 1588. In quel periodo Bergamo era all'estremità occidentale dei domini veneziani sulla terraferma e richiedeva quindi delle difese imponenti. Le mura sono lunghe circa 6 km e sono costituite da 14 baluardi, 100 aperture per bocche da fuoco, 2 polveriere e 4 porte. Come potete ammirare, offrono un panorama mozzafiato sulla città e sulla pianura circostante. 4. Piazza del Duomo, Cappella Colleoni. Arriviamo adesso nella piazza più importante di Bergamo Alta, Piazza del Duomo, dove si trovano le più notevoli attrazioni. Ma prima andiamo a toccare le palle di Bartolomeo Colleoni, che si trovano nel suo stemma, sulla cancellata dell'omonima cappella. Si dice infatti che toccarle porti fortuna. Bartolomeo Colleoni era un ricco mercenario del 400 che fece costruire questa splendida cappella, che oggi occupa il posto della vecchia sagrestia di Santa Maria Maggiore. Purtroppo, all'interno della cappella è assolutamente vietato fare riprese, quindi non possiamo farvi vedere gli interni. Notiamo a destra il battistero del XIV secolo, creato dallo scultore Giovanni da Campione nel 1340. 3. Il Duomo, da cui prende il nome la piazza. Questa chiesa si chiama anche Cattedrale di Sant'Alessandro, patrono di Bergamo.
costruita nel XV secolo, fu più volte rimaneggiata. Infatti, l'impianto è quattrocentesco, l'abside è seicentesco e la cupola che possiamo ammirare oggi è stata completata nel 1855. Nel sotterraneo museo della cattedrale possiamo ammirare i reperti degli scavi archeologici del 2004, di epoca celtica, romana, paleocristiana e romanica. Dal I al IV secolo in Piazza Duomo c'era un quartiere romano con tanto di botteghe, ma nel V secolo il tutto viene raso al suolo per costruire la cattedrale paleocristiana. 2. Il campanone. Sempre in Piazza del Duomo abbiamo la possibilità di visitare il campanone, da cui è possibile godere dello splendido panorama della città, nonché delle Alpi e delle Prealpi bergamasche. La torre, fin dal XIII secolo, è di proprietà pubblica. È dotata di campane e in epoca rinascimentale ospitava anche le carceri cittadine. 1. Piazza del Duomo, Basilica. La Basilica di Santa Maria Maggiore ha la caratteristica di non avere una vera e propria facciata, bensì due entrate. Possiamo qui ammirare anche l'entrata secondaria, situata sul retro. Ma ora entriamo dall'ingresso principale. Vediamo subito che per i nostri occhi è una festa. La storia della Basilica è complessa. Infatti cominciò ad essere costruita nel XII secolo. I bergamaschi, nel 1133, fecero un voto alla Madonna per fermare la peste che si stava diffondendo nel nord Italia. Nel 1137 il vescovo Gregorio benedisse la prima pietra della Basilica di Santa Maria Maggiore, che fu edificata sul sito di una chiesa precedente dedicata alla Vergine. Il consorzio della fabbrica fu appositamente costituito per raccogliere le offerte necessarie alla costruzione. Notiamo gli splendidi arazzi, alcuni in stile fiorentino e altri fiamminghi, che mostrano tra l'altro episodi della vita di Gesù. Avete notato questi splendidi intarsi? Si tratta del famoso coro di Bergamo, realizzato nel 1522 da Giovan Francesco Capoferri, un intarsiatore di Lovere. I lavori furono supervisionati dal Consorzio della Misericordia, che decise di decorare i sedili della parte anteriore del coro, destinati ai religiosi, lasciando quelli dei laici, nella parte dietro all'altare, privi di decorazioni. Inoltre furono previste 4 tarsie più grandi, per l'estremità dei seggi verso la navata. Nel 1534 Capoferri morì improvvisamente all'età di soli 37 anni, dopo aver completato il suo lavoro sui disegni di Lorenzo Lotto. I suoi figli, Zinino e Alfonso, continuarono i lavori e portarono a termine il grande coro bergamasco tra il 1554 e il 1555, aggiungendo anche il coro dei laici. L'opera è un capolavoro dell'intarsio italiano del XVI secolo. I pannelli sono realizzati in legno di noce e raffigurano scene bibliche e mitologiche, oltre a motivi ornamentali. La basilica consolidò il suo aspetto alla fine del XVI secolo. Nel 1580 l'architetto e pittore Pellegrino Pellegrini Tibaldi presentò un rapporto in cui proponeva una trasformazione interna della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo. Le sue proposte furono accolte e i lavori interessarono principalmente la navata centrale, dove furono eliminati tutti gli altari laterali e le pitture a fresco. In questo modo la navata centrale fu allargata e resa più spaziosa. I lavori furono completati nel 1585 e il risultato è quello che si può vedere oggi. A voi è piaciuta Bergamo? A noi sì. Speriamo di esservi stati di ispirazione per una visita. Usciamo ora dalle mura per la Porta di San Giacomo ed essendo ormai sera, torniamo alla Bergamo Bassa. Alla prossima!